Perception non è un semplice videogioco, ma è più un'esperienza sensoriale che sfida la tua percezione del mondo. Oggi te ne parlo facendo una specie di recensione. The estate at Echo Bluff. Quella di oggi non sarà una classica recensione tecnica, ma sarà la recensione in stile guida strategica. Quindi non ti parlerò appunto degli aspetti tecnici, ma ti parlerò più che altro di che cosa mi ha lasciato il gioco, dei punti forti, del perché dovresti giocarlo. Una recensione un po' più introspettiva, un po' più focalizzata sulla crescita personale e sulle emozioni. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Nei videogiochi puntiamo molto sul senso della vista. Vediamo la mappa, vediamo i nemici, vediamo le nostre armi e vediamo che cosa stiamo facendo. Ma che cosa succede se da un videogioco togliamo la vista, l'aspetto principale, l'aspetto grafico? Perception toglie quasi completamente i riferimenti visivi. È un gioco horror che si basa su tutti gli altri sensi. Ti costringe ad usare la vista solamente come senso secondario e ti spinge ad usare l'udito, la costruzione mentale di ciò che ti circonda e la tua personale percezione. In Perception giocherai nei panni di Cassie, una ragazza non vedente, che per costruire l'immagine di ciò che la circonda sbatte il suo bastone per terra. Ed è proprio questa unicità che rende il gioco un gioco da provare. Adesso ti parlo dei 3 punti forti che secondo me ha. La cecità di Cassie è il punto centrale del gioco. Tutto il gioco è costruito intorno a questo. All'inizio potrebbe sembrare un limite, ma è proprio questa particolare caratteristica che ti dà modo di sperimentare il mondo in un modo diverso, un'opportunità diversa. Con questo non voglio dire che la cecità sia un'opportunità, voglio dire però che il gioco è costruito intorno ad un limite autoimposto. I creatori del gioco hanno deciso di darsi un limite che è proprio quello di togliere praticamente totalmente l'aspetto grafico, che è un bel limite, e vedere che cosa ne veniva fuori. Questa è stata decisamente una scelta coraggiosa e questa scelta, questo limite, ha creato un'ottima opportunità. Gli sviluppatori hanno dovuto trovare il modo di coinvolgere il giocatore senza l'aspetto grafico, che normalmente è la parte centrale del gioco. E ci sono riusciti! L'esperienza del gioco è completamente nuova ed è questo che io amo degli indie. Sperimentano, si sono imposti un grossissimo limite per vedere che cosa ne veniva fuori. E proprio la necessità di superare questo limite ha creato un'opportunità che altrimenti difficilmente sarebbe uscita. E questa secondo me è un'ottima lezione che noi possiamo imparare nella nostra vita. Il secondo punto forte del gioco è il gameplay, perché noi giocatori siamo costretti ad avere a che fare con questo appunto limite autoimposto e siamo costretti a trovare un modo alternativo per capire dove siamo e cosa stiamo facendo. Dobbiamo ricostruire l'immagine dell'ambiente nella nostra testa, vedendolo solamente per pochissimi istanti. E questo ti costringe a tenere un'altissima concentrazione. Questo è un ottimo concetto che Perception ci lascia. Quando siamo abituati ad usare un oggetto, uno strumento, un nostro senso, alla fine lo diamo per scontato. E non solo ci perdiamo quel senso di gratitudine del poter vedere il mondo, ma pian piano iniziamo a disabituarci ad usare anche tutti gli altri sensi. C'è la vista che è semplice, immediata, perché sforzarsi ad usare qualcos'altro per percepire il mondo? In Perception sei costretto a farlo, sei costretto a dare un colpetto col tuo bastone, vedere una vaga immagine di ciò che ti circonda e sei costretto a memorizzarla, perché se sbatti troppo spesso il tuo bastone, allora un'entità nemica verrà ad attaccarti. E così imparerai a fare attenzione a tutto il resto, imparerai a dare importanza a quegli attimi in cui vedi l'ambiente che ti circonda, imparerai a far caso ai rumori e a muoverti di conseguenza, perché in Perception sarà l'udito a diventare il senso principale. Userai l'udito per muoverti, capire cosa c'è intorno a te e imparare a cogliere anche i più minimi rumori di sottofondo. Insomma, questa esperienza ti aiuterà a riscoprire l'importanza di tutti gli altri tuoi sensi, oltre che la vista.
Adesso, nei videogiochi ovviamente non abbiamo ancora la tecnologia per poter sperimentare gli altri sensi all'interno del gioco, però abbiamo tutto il nostro mondo fisico a disposizione e il gioco è un chiaro invito a sfruttare questa opportunità. Terzo punto forte: Perception ha una bellissima trama. È un gioco abbastanza breve, sono 5-6 ore, e in quelle 5-6 ore vivrai 4 storie diverse, tutte toccanti e molto tristi. Ciò che spinge Cassie ad andare in quella casa è... Ma ciao amore, ciao amore, ciao amore. Ciò che spinge Cassie ad andare ad esplorare quella casa è una serie di incubi che la tormentano da sempre. Lei nei suoi incubi vede questi 4 oggetti ripetutamente e non riesce a capirne il significato. Quindi a un certo punto decide di prendere e andare a esplorare, a cercare di indagare. Capisce che l'unico modo per liberarsi da quegli incubi è prendere coraggio e affrontarli direttamente. Non cerca scuse, non si aggrappa alla sua cecità, che normalmente dovrebbe essere un bel limite. Non trova scuse e va. Dice, bene, affronto questa cosa una volta per tutte. Semplicemente agisce e attraverso questa esperienza lei imparerà ad affrontare le sue paure, a prendere il coraggio per superare i suoi limiti. E grazie a questo noi possiamo goderci quelle storie. E si spera anche prendere spunto dal suo coraggio. Insomma, vale la pena affrontare qualche raro bug per poter comunque vedere queste storie. Vedere è la parola sbagliata perché in realtà non vedi niente, per poter vivere queste storie che The End Games ha da raccontarci. E queste storie sono intense e suggestive e in modo controintuitivo è proprio il fatto di non poter vedere quasi niente che le rende più intense, rende l'esperienza più inquietante. Per tirare le conclusioni, Perception è un'esperienza sensoriale che ti spinge ad usare la tua percezione, i tuoi sensi in un modo diverso, a vedere le cose da diversi punti di vista. È un videogioco che ti spinge un po' ad affrontare i tuoi limiti, a affrontare l'ignoto e le tue paure senza trovare scuse. È un invito a riscoprire i tuoi sensi e comunque ha delle storie molto coinvolgenti che ti lasciano un messaggio finale davvero intenso che prende significato proprio solamente dopo aver vissuto quelle 4 storie. Allora, io te lo consiglio. Se già mi segui da un po', ormai avrai capito che sono un po' fissata con gli indipendenti. Gli indipendenti sperimentano molto, questo gioco in particolare sperimenta molto ed è anche ben riuscito, la sperimentazione è andata a buon fine, diciamo. Se invece l'hai già giocato, allora fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se condividi un po' la mia visione o se invece hai avuto un'impressione diversa. In ogni caso, se sei arrivato fin qui, spero che il video ti sia piaciuto, quindi mettimi un mi piace. Magari condividilo anche con qualcuno a cui pensi potrebbe piacere questo genere di videogiochi, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.